ชยันตุโพธิยามุเลสัขยานังนันทิวัตโนวังตวังวิชัยโยโหหิชัยยาสุชัยมังคะเลอปราปันลังเกสีเสปัทวิปุคาเรอภิเสเกสาปัมบุญอาคาปาโตปโมดติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาปาตังทิตังสุขันโนสุโมโหตัวจะสุยิทังพรหมจาริสุบตังกายกรรมังวาจากรรมังปนาคินังหินังมโนกรรมังปณิทิเตบดาคินาบดานิกัตวานลพันตาเตปาดาคิเนบาหูเดวามนุสสาจมังคลานิอาจินขมานาโสธานังบรูหิมังคลมุตตมังอาเสวนายะลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูเอตัมมังคลมุตตมังบุทธาสโลกธรรมเมหิจินยาสนกามปฏิยาโสกังเวราชังเขมังเอตัมพลมุตตมังเอตาดิสานิกตวานสัพพัตปราชิตาสัพพัตโสทิงขาจันติตันสังมังคลมุตตมันติมภวตุขมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพบุตรนุภาเวนัสนาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังตุสัมปเนวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสนาโสภวันตุเตภวตุสัพพมังราคันตุสัมปเนวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสนาโสทิภวันตุเตそれ。是说我这是说。送上去。Namo tassa bhagavato Buddhadasa Namo Buddhadasa Namo
A great, thank you. A great sadhu for a short recitation of Pali Sutta chanting by venerable members of the community of Sangha from Thailand. La recitazione del sutra in Pali dalla Thailandia e dai membri del Sangha della schiera Temple di Kandy in Sri Lanka. Buongiorno Sua Santità Dalai Lama e buongiorno a tutti i membri venerabili della comunità del Sangha di India, Sri Lanka, India, Malesia, Indonesia, Singapore e molte altre istituzioni monastiche di molti posti, e anche tanti amici buddisti, fratelli, sorelle in tutto il mondo. A very warm welcome to a 2 days teaching program. Un grande benvenuto a tutti voi per 2 giorni di insegnamenti di Sua Santità il Dalai Lama sul Sutra Maha Satipatthana delle fondazione delle 4 consapevolezze. Io mi chiamo Dharamsala, sono un monaco Theravada della Malesia e modererò il programma di insegnamenti di oggi. Siamo felicissimi e onorati per avere la benedizione di Sua Santità con insegnamenti di questo sutra così importante, il Maha Satipatthana, e siamo
veramente grati per la compassione di Sua Santità che ha accettato di insegnare il Maha Satipatthana Sutta per il beneficio di così tanti. Questa in Pali si dice queste parole. Il formato di questa ora di insegnamenti sarà principalmente l'insegnamento di Sua Santità, seguiti da domande e risposte che verranno da coloro che ricevono l'insegnamento. Questo è un momento estremamente prezioso per imparare dal grande maestro che è Sua Santità il Dalai Lama. Il Buddha dice nel Mangala Sutra che insieme alla negatività c'è una grande benedizione per coloro che sono saggi, per cui chiedo a tutti voi di cogliere l'opportunità di poter chiedere a Sua Santità domande intelligenti sulla vita e sulla pratica, ma a causa del limite del tempo non saremo forse in grado di rispondere a tutte le vostre domande, per cui vi chiedo di comprendere la situazione. Adesso richiedo a tutti voi di togliere il vostro audio, di mantenere l'ambiente tranquillo e pacifico e di ascoltare attentamente gli insegnamenti da questo grande maestro Sua Santità il Dalai Lama. E da parte di tutti gli organizzatori, Sua Santità, vorrei presentarti alcuni dei tuoi vecchi amici e dei monaci anziani, il venerabile dottore Vaskadue Maindanansa, Mana Ketero di Sri Lanka, of Amarapura Mahanikaya, Sri Lanka. Most venerable Nyanggopa. Buongiorno, il grande venerabile Nyangora of Mavalta chapter of Siang Mahanikaya, Sri Lanka. Sempre di Sri Lanka, anche il venerabile dottore Asamaika Nakatero del Sri Lanka del Sud, del Tempio Sri Ramana Nikaya. Adesso questi sono i nomi, non ve li ripeto. Sta presentando questi che sono vecchi amici di Sua Santità. Medi Wajirodom, Venerable Vajira Medi, Chentawan International Meditation Center, Thailand. Most Venerable Pra Vajira Yanamuni, or Ajahn Achalo, he is the abbot of the Anandagiri Forest Monastery in Thailand. Venerable Sri Saranankara, Naika Mahathera Chief of Malaysia, Theravada Council, Malaysia. Most Venerable Kemacharo Mahathera, the Chairman of Indonesian Supreme Sangha Councils. Most Venerable Dr. Santachit Thera, the Chairman of Kerja Rajasa Buddhist College, Indonesia. Most Venerable Dhammavudo Thera, the Chairman of Indonesian Buddhist Scholars Fellowship, Indonesia. And the last one, Venerable Dr. Dhammapiya Mahathero, Secretary General, International Buddhist Confederation, India. Without further ado, we shall invite Chief Venerable Bodhi Nandamuni to give a welcome speech. Bodhi Nandamuni is the Chief Abbot of Wat Pa Buddhagaya Temple in Bodh Gaya. Bante, please unmute your mic, please.
Kangri Rawe Korwe Singkamdir Tendang Dewa Malu Jungwene Chenre Sikwang Tensing Kasoyi Shabe Site Badu Tenchurjik. Good morning, Your Holiness. Buongiorno, Sua Santità. È il mio privilegio e onore di vederti di nuovo. Thank you very much for choosing this. Ti ringrazio molto per aver scelto questo meraviglioso e prezioso insegnamento, il Maha Satipatthana Sutta, One of the main practice che è una delle pratiche principali nei paesi Theravada. È l'insegnamento fondamentale del venerabile Buddha. Buddha stesso ha detto che questo è il solo e unico modo per ottenere la liberazione. Questo insegnamento è coordinato dal tuo ufficio nel sud-est asiatico ed è organizzato da queste persone in Thailandia. Srivijaya State Buddhist College of Tangerang, Indonesia, Theravada Buddhist Council Malaysia, Sri Lanka Tibetan Buddhist Brotherhood Society, ASEAN Dhammaduta Project Thailand, Tibetan Buddhist Center Singapore and Sri Lanka. On behalf of all the organizers, Si è interrotta la comunicazione, si è bloccato lo schermo, probabilmente da Buddhagaya. Sembra che ci sia un piccolo problema di audio che verrà risolto. Ecco. Now, can I start my talk? Okay. Posso cominciare a parlare? Nara, namjuniti döndegi dönde jesu rodu chungjusin. Gyawe solo jangpa memenshin. Nanshoshola zunbe gyalongshi changso chenputala tedar ku sene. E io sempre recito questo passaggio dal Sutra, che è una prostrazione al Buddha, ricordandomi di lui ogni giorno. E questo è un passaggio della lode al sorgere dipendente di Gerimpice. Il Buddha Bhagavan ha insegnato i tre Pitaka e i loro di cui io ho memorizzato da quando ero piccolo, e grazie a Lin Rinpoche, alla sua, ho potuto imparare i commentari, per cui il più possibile ogni giorno, sulla base della pratica della moralità, pratico la concentrazione e maggiormente penso allo sviluppo della mente dell'illuminazione e della visione della vacuità, che sono la mente dell'illuminazione che viene dalla tradizione del vasto e la visione della vacuità che viene dalla tradizione del profondo, specialmente eguagliare e scambiare se stessi con gli altri della tradizione di Shantideva, che medito specialmente tutti i giorni. E
come dice Rinpoche nella lode, questo monaco che si applica in questo modo, anche io stesso mi applico in questo modo, per cui ed è su questa base che chiedo a tutti voi, miei amici di Dharma, di fare il possibile, di sforzarvi il più possibile e cerco di fare il possibile per insegnarvi sulla base di questa mia esperienza, per cui sono molto felice di essere qui con voi tutti. Adesso voi che siete i detentori della tradizione Pali e anche alcuni della tradizione sanscrita, tutti noi di queste due tradizioni siamo discepoli del Buddha Bhagawan. Nello stesso modo ci sono delle differenze filosofiche che sono state insegnate dal Buddha Bhagawan stesso, per esempio i 18 rami della visione vaibhashika, e poi quella sautantrica, i Chittamatra, i Madhyamika, ciascuna di loro hanno anche varie ramificazioni di differenze filosofiche. Il punto è che il Buddha Bhagavan stesso che cosa ha insegnato? Voi che siete saggi e monaci non ascoltate le mie parole spinte da fede cieca, ma analizzatele come l'orafo analizza la pepita d'oro prima per accertarsene. Per cui il Buddha ci ha dato la completa libertà di analizzare i suoi insegnamenti senza essere trasportati da fede emotiva, ma analizzandoli. Buddha stesso ha indicato questa modalità, per cui in generale la tradizione Pali, in particolare la tradizione della Nalanda del sanscrita, abbiamo una tradizione di analisi e investigazione degli insegnamenti di Buddha proprio su questa base, per cui se analizziamo le parole del Buddha, quello che avverrà è che la convinzione degli insegnamenti diventerà sempre più stabile, altrimenti che è diverso da una modalità di seguire per fede implicita o emotiva, dove poi non avremo capacità di rispondere a delle domande. Per cui è importante seguire gli insegnamenti sulla base di fede che viene dalla comprensione, specialmente per persone come noi che pratichiamo, e io stesso pratico i due lignaggi del vasto e del profondo, del sentiero graduale, sulla base di analisi, non di fede cieca. Sono felicissimo di avere questa opportunità di incontrarvi tutti voi, e tanto per cominciare in generale per la pace del mondo e nello specifico per quanto riguarda l'armonia religiosa in questo mondo. Io lo promuovo questi ideali perché è ciò che viene insegnato in comune da tutte le realizzazioni, da tutte le tradizioni religiose, e per me è un impegno questo. Anche i non buddisti indiani, i Jain, eccetera, abbiamo tutti una base uguale, che è quello della non violenza, dell'amore, della compassione. E anche in India, per esempio, è importantissimo la pratica della compassione. Ecco perché da più di 2000 anni
a questa parte in India la pratica della non violenza, che si chiama ahimsa, e della compassione, che si dice karuna, è presente su questi modi di pensare, sono presenti da più di 3.000 anni, per cui l'India ospita tantissime religioni mondiali, musulmani, indù, cristiani, eccetera. Per cui l'India per noi diventa un esempio da seguire come nazione che ospita l'armonia di tutte le religioni. E io sono un rifugiato qua in India e penso che gioisco profondamente, con grande gioia, di questa pratica che è presente in India dell'armonia religiosa. Per cui oggi ci incontriamo, le due tradizioni di Buddha, quella Pali e quella sanscrita. Mi sento veramente fortunato di avere questa opportunità e mi aspetto da tutti voi anche delle belle domande. It's a great joy for me to have this opportunity to be with you all, venerable Sangha members. We are all students of one and the same teacher, Lord Buddha. In my own case, every day, every morning when I get up, I recite a particular stanza which was composed by the 14th century Tibetan master Tsongkhapa. And that stanza, 4-line stanza, captures something that is very dear to my heart and also shows the level of devotion on the part of practitioners like myself towards the Buddha. And the stanza says that having taken the monastic vows as the basis for my practice, and also having engaged in the study of the great teachings of the Buddha and other masters, and then having implemented these, put these into practice through, yogic practices, I have developed this devotion and faith towards you, the great teacher, referring to the Buddha. So this really is a stanza that is very dear to my heart. And also I personally identify with the sentiments expressed in these 4 lines very deeply. I've had the privilege to be able to take the monastic vows when I was very young, and which thus establishing the basis for the foundation morality practice. And then in my own life, I've been privileged to have access to a great teacher, my main principal tutor, Yongdzin Rinpoche, who, thanks to his kindness, I've been able to be exposed to the vast teachings of the Buddha, as well as the great masters that came after the Buddha, and spend enough time, actually not a minimal time, but quite a bit of time, delving deeply into these teachings and the great treatises. And thanks also to having the opportunity to engage deeply in the practice so that I can implement what I have learned. The content of the learning for a Buddhist needs to be put into practice through meditative cultivation. And in my own personal practice, of course, on the basis of morality, one of the important practices is the cultivation of single-pointedness of mind, which is the concentration and shamatha. And because the concentration and the shamatha practice allows us to be able to have some ability to apply our mind in a focused way. So that's really a key part of the practice. And then with that kind of mental technique, the main focus really is, in my own personal case, cultivation of bodhicitta, the altruistic intention to attain Buddhahood for the benefit of all beings, grounded in universal compassion. This is an important teachings coming from what in the Tibetan tradition we call the lineage of the profound, lineage of the vast practices.
And then the second focus of my practice is the teaching on shunyata, emptiness, which is really understanding of the deeper nature of reality. And this set of teachings is referred to as teachings coming from the lineage of profound view. And then the third lineage, main focus, is the teachings coming from Shantideva, focused particularly on altruistic intention, equalizing self and others, and exchanging self and others, and expanding one's altruistic orientation of the heart. So these three are my main focus of cultivation. And as a result, as I deepen my own personal practice, the more I am able to gain something from these practices, the deeper my devotion and reverence to the great teacher Buddha becomes. So this is something that I wanted to share with you. And the recollection of the Buddha is something that we as Buddhists must do on a daily basis. And in my own case, that's the first thing in the morning when I do by reciting those verses. So of course, Buddha's, when we talk about the Buddha's teachings and the tradition that came from the Buddha, broadly one can say there is the Pali tradition and there is the Sanskrit tradition. And the Sanskrit tradition is the tradition that really remained and embodied in what came to be known as the Nalanda tradition of the great masters. And the Pali tradition is very well represented in this congregation today. And so when it comes to the philosophical views, we have to admit that there is a diversity of views in the teachings of the Buddha. Even in the history of the Buddhism, we know, for example, there is the emergence of what is called the 18 great schools, from the teachings of the Buddha. And these, each of these schools maintain a slightly different philosophical view. And then within India, if you look at the philosophical history, there is the Vaibhashika, Sutrantika, Chitramatra, mind-only school, and the Madhyamaka. So all of these diverged philosophical views really emerged. And in fact, strictly from a historical point of view, it would make sense because Buddha did not teach just one teaching for everybody. So, and that's why, there is in fact a statement attributed to the Buddha where the Buddha says that just as a goldsmith would test the quality of the gold by rubbing, cutting, and burning, in the same manner, you should examine my statements, the words I have uttered, and accept them on the basis of your understanding, not out of pure devotion. So in some sense, we could say that the Buddha, our teacher, has given us, his followers and disciples, a kind of a liberty, a freedom to really examine and really make sense of the content of his teachings in relation to our own understanding. And it is because of this, there historically, particularly in the Nalanda tradition, there emerged a great diversity of interpretation of the Buddha's teachings, to the point where distinction is drawn between the provisional nature of some of the teachings and the definitive meaning of some of the teachings. And so to the point where sometimes even the literal statement of the Buddha is not accepted on the surface level meaning, but looked at as a deeper underlying hidden meanings and so on. So I think it is really important to understand this overall history and also to really recognize that as Buddhists, Buddha really was teaching something to us aimed at understanding the nature of reality as it is. So the nature of reality as it is would require us to apply our mind and critical thinking to be able to understand. And so, for each of the statements of the Buddha pertaining to the truth, we can subject them to analysis. So it's not, Buddha's teachings is not something like a scriptural, has to be accepted as a scriptural authority or just a pure faith or devotion. Buddha's teaching can be accepted by examining and relating to the nature of reality and reason. So therefore, it's a very rich tradition. And once we are able to understand this,
then our devotion and faith to Buddha will not be just purely a devotion and faith, but it will be a devotion and a faith grounded in reason and grounded in understanding. And this is something that I think is really important, and I want to share with my fellow Buddhists, that to be able to cultivate a faith in the Buddha that is grounded in understanding and grounded in reason. So this is something that is important. And of course, today we're living in a very pluralistic world. And in this world, the fact is there is a multiplicity of different spiritual traditions. And all of these spiritual traditions, we have to understand the place of Buddhism in the context of this plurality of world spiritual traditions. And as Buddhists and followers of the Buddha, we need to be able to identify with fellow spiritual practitioners and sometimes, sort of unite in where we can see commonality. For example, when we look at the ethical teachings of all the great spiritual traditions, there is a convergence on emphasis on cultivation of good heart, compassion, and avoidance of harm. So these teachings are universal, and that's why cultivation of a good heart, and for example, cultivation of patience, forgiveness. So these are universal spiritual values. And it's something that we as Buddhists also need to appreciate when we relate to other traditions. And in my own case, I am a deep admirer of the great heritage of India, the country where I have had the privilege to live now for many years as a refugee, as a stateless person. But India particularly is a place where historically there has been a multiplicity of faith traditions. In addition to Buddhism, there is the Hinduism, various traditions of, denominations of Hinduism. There's, of course, Islam, Christianity, and so on and so forth. So there's many more than several centuries history of the plurality of faith traditions in India. And because of this, India has been able to really promote this idea of plurality, acceptance of the plurality of spiritual traditions. And this is something that I deeply admire. So the two things that I really try to share in the world taken from the Indian heritage, one is the emphasis on ahimsa, the non-violence and avoidance of harm, rooted in compassion. And then the second one is, an explicit adoption of plurality of faith traditions. So these are two important heritage of India, which I really try to share more widely. So before we launch into the actual teaching, once again, I want to express my deep gratitude to everyone who has made this organized this teaching. And also as myself, a monastic member, it's a real privilege and joy to be able to be with many fellow monastics today here for this session. Thank you. Any Minidarish at the Tisamtagiori, Tedolo sessione, Rangelana. Tutti i giorni rifletto sui versi espressi da Chandrakirti nel suo testo supplemento di Madhyamika, che esemplifica come il Bodhisattva, utilizzando la pratica del metodo della saggezza come i due ali del cigno che vola alla sponda della liberazione, e io tutti i giorni recitando questi versi apprezzo profondamente, praticando questi insegnamenti, il fatto che vedo che ho decisamente la possibilità di ottenere questi risultati incredibili
Per cui anche se le mie ali non sono così potenti, continuo a vedere che mi sto muovendo verso la sponda della liberazione, dell'illuminazione. Per cui it is entering the middle way towards the end, concluding part of that text, where he talks about how, on the basis of cultivation of compassion on the one side and wisdom of per cui le due ali che portano all'illuminazione sono la saggezza e la compassione, that is, flying across the space to, travel towards the other shore, which is the attainment of Buddhahood, liberation. So it's a poetic sort of articulation of the author's aspiration to attain Buddhahood. And on my part, I find these verses very deeply meaningful. And as much as possible, I strive on the path. And one thing that I can say is that, if you make the commitment not to leave what you have learned just as per cui così come me, anche se voi vi impegnate non solamente dal punto di vista intellettuale, ma effettivamente mettete in pratica il Dharma nella vostra vita, nel vostro modo di pensare, nel vostro modo di vivere, potrete vedere una vera trasformazione, un cambio interiore, che questo cambio interiore sulla base della pratica vi porterà a comprendere che state quasi assaporando il significato espresso nei testi. That I'm actually gone quite far, but I could say that at least I have, touched the first part of the threshold of the path that is going to lead me to the other shore, and so perhaps the 2 weeks. Posso dirvi che benché non sono avanzato troppo, ho cominciato a toccare l'entrata in quello che è il sentiero che mi porterà alla liberazione, e queste due ali, benché non sono così forti, mi permettono in ogni caso di procedere al risultato finale, per cui la cosa più importante è che la comprensione del Dharma avviene veramente con la propria pratica personale, che porta un cambiamento effettivo nella propria mente. Allora, le 4 consapevolezze o i piazzamenti della consapevolezza, voi tutti li avete in mente e per cui li praticate, tutti voi. Non ho bisogno di andare nei dettagli del testo stesso, fanno parte delle 37 rami dell'illuminazione, per cui le 4 fondamenti della consapevolezza, il sentiero ottuplice, le 4 gambe delle emanazioni extrasensoriali, i 5 poteri, eccetera. Questo è il fondamento di tutto l'insegnamento. Per prima cosa va ascoltato e studiato, poi va riflettuto e poi a questo punto va meditato, integrando appunto l'ascolto e la riflessione e la meditazione, in modo da gradualmente ottenere un'esperienza che porta a un cambiamento profondo mentale. Questa è la modalità per cui ho avuto il desiderio di condividere con voi questa modalità. Noi siamo praticanti del Dharma, non dovremmo fare come
come un pappagallo che è in grado di ripetere le parole senza capirle, ma dovremmo integrarle e assimilarle nella nostra mente in modo da avere un'esperienza. Per cui anche la persona che ha una vera esperienza, una sola parola che riguarda l'insegnamento della vacuità, come il fatto che tutti i fenomeni sono interdipendenti e sorgono interdipendentemente, e coloro che queste parole hanno un effetto profondo nella propria mente. Senza questa esperienza rimangono, benché sono delle parole che esprimono un significato così profondo, rimarranno in superficie. Per cui io, benché non ho delle realizzazioni profonde, ho una completa esperienza di queste cose, per cui il Buddha Dharma va, se portato avanti sulla pratica integrata dell'ascolto, della riflessione e della meditazione, anche in di vita terreni delle realizzazioni, come nel mantra della perfezione della saggezza, Gatte Gatte Paragate Parasankate Bodhisattva, andato, andato, andato al di là, eccetera. Questo è quello che penso. Questo testo, il Satipatthana Sutta, in cui voi come comunità Theravada avete tanta confidenza e familiarità, per cui non è necessario per me dare una spiegazione letterale del testo, ma vorrei suggerirvi che quando approcciamo queste scritture così profonde che presentano appunto i discorsi sul fondamento della consapevolezza, la mia esperienza trovo che sia molto d'aiuto non considerare questi insegnamenti di per sé, ma in un contesto più vasto, vedere qual è il contesto in cui vennero dati, per esempio, le 4 fondazioni della consapevolezza sono una pratica fondamentale che fa parte di un contesto più vasto che sono le 3 dell'illuminazione, che sono 7, per cui ci sono le 5 facoltà, i 5 poteri, i 4 rami della pratica della concentrazione, i 7 della consapevolezza, i 7 fattori dell'illuminazione e il duplice sentiero, per cui è importante anche in relazione della pratica delle 4 consapevolezze di portarle avanti e comprenderle in questo contesto più vasto, che in realtà non è nient'altro che una mappa di tutto il sentiero che porta all'illuminazione. Un'altra cosa è un commento che vorrei sottolineare per quanto riguarda cosa comporta la pratica del Dharma, per esempio delle 37 rami dell'illuminazione o delle 4 consapevolezza. Prima c'è un passaggio di apprendimento che avviene appunto studiando, ascoltando, per cui la comprensione che sorge dall'ascolto, dall'apprendimento, poi sulla base di quello che abbiamo studiato e appreso, dobbiamo portare avanti la riflessione, una contemplazione, per cui questo secondo stadio è una modalità di internalizzazione di quello che abbiamo imparato dal primo livello di apprendimento, e il terzo è il livello di
portare nella nostra pratica tutto ciò che abbiamo compreso, meditandolo e rafforzando la nostra mente, per cui il terzo è il livello della comprensione che sorge dalla meditazione. Idealmente questi tre non vanno portati avanti in un modo isolato, ma in un modo integrato, per cui mentre studiamo dovremo contemplare e portare questo nella nostra pratica. Se utilizziamo l'integrazione di questi tre saggezze, allora veramente ci accorgeremo che ci sarà un cambiamento profondo. We'll be doing this by relating to our own personal experience. So your Dharma practice does not become che si baserà sulla nostra esperienza diretta e non solamente una pratica espressa a parole, ma che ha a che vedere con il nostro stato mentale. E in questo modo vedremo un sviluppo profondo della nostra comprensione, della nostra convinzione, che sosterrà di nuovo la nostra contemplazione, e questo porterà un vero cambiamento dentro di me. Per cui, come anziano del Sangha che ha praticato, vorrei condividere con voi la mia esperienza personale e per dirvi che questo approccio porta un vero cambiamento nella propria mente. Per cui quando meditiamo, per esempio, la mente dell'illuminazione, principalmente mi baso sul Bodhisattva Charyavatara, che è un testo estremamente profondo. Tutte le sofferenze del mondo vengono dall'egoismo, tutte le felicità del mondo vengono dall'altruismo, per cui se non scambio la mia felicità con la sofferenza degli altri, lasciamo da perdere la felicità dell'illuminazione. Nemmeno in questa vita potrò essere felice, e nel momento in cui genero questa mente dell'illuminazione salgo sul cavallo che porta da una felicità all'altra. Per cui questi sono dei passaggi estremamente profondi che espressi dal Bodhisattva Charyavatara, che io pratico tutti i giorni, anche e anche questi passaggi dal lode al sorgere dipendente, che parla del sorgere dipendente, di come la base, il fondamento dell'attaccamento e dell'avversione, questo io, questo senso di identificazione che nel momento in cui lo andiamo ad analizzare non può essere trovato. Per cui la base stessa il fondamento delle emozioni distruttive, nel momento in cui lo andiamo a cercare, non si trova, e trovare certezza in questo è di grande beneficio per fermare le emozioni distruttive. Per cui da una parte 자사가 대네 제 나서야 되기 그 초진에 그 너쟁을 차 초진에 그 동력이 따와 상고 화야기 그게 힘으로 차용의 지기 대상 아니 나를 상당히 도스 So, sorry, earlier I forgot something. So to conclude, His Holiness was saying that when we are able to truly gain something as a result of our own personal experience, then even when the specific words related to a particular teaching is heard, you have a different kind of feeling when you hear the words. For example, say when we talk about the dependent origination, pratitya samuppada, or for the
Tibetan Buddhist, the teaching on emptiness. So when you hear the word dependent origination, the Samuppada, if you don't have a deeper practice, then the words just remain words. And then maybe you will have some intellectual understanding that it is an important part of Buddhist teaching or Buddhist philosophy. But beyond that, there is no real emotion on your part. Whereas if you have done some serious practice yourself, then even when you hear the word, like Pratitya Samuppada or Shunyata, the word will have a qualitatively different sensibility for you. The word becomes rich, the word becomes pregnant, the word becomes poignant. So there is a kind of your relationship with the word also changes. So to continue, alongside my own other practices, as I mentioned before, I'm also a great admirer of the 8th century Indian Buddhist master Shantideva. And Shantideva's teaching, particularly on cultivation of our heart, moving towards a more altruistic orientation, is a powerful one. And there are passages, for example, he says that if one is not able to exchange at a deep level, self and others, let alone attainment of Buddhahood, even in this life, there will be no happiness, no real happiness. So then he says about, therefore, by overcoming any sense of weariness, one should ride this horse of altruistic intention and travel from one place of joy to another place of joy. What intelligent person wouldn't want to embark on such a journey? So those are really powerful words. He's really kind of conveying, and this is really, I find these words very powerful and try to sort of implement them in my own life. And similarly, for example, when in relation to the teaching on shunyata, emptiness, there is a passage in Tsongkhapa's line where he talks about how dependent origination is for the unenlightened and ignorant. It's the doorway through which we go to the lower realms, because we get attached, we grasp at it, and then we create negative karma and so on. But for the wise, the truth of dependent origination opens the door to liberation. So this is a very important passage. But for me, I use it slightly in a different way. For example, I try to bring up the notion of an I, and we all know that the thought I am, this aham kara, the thought I am is often the basis of many of the problems. This grasping at I, the grasping at self, is the basis of many of the negative emotions that arises. And then, I leads to, self-centeredness, which leads to grasping, which leads to kind of attachment and so on. But at the same time, the same notion of I can be used in a constructive way for a practitioner by examining the nature of it, by engaging into a critical inquiry. For example, in Chandrakirti's text, he uses what is called the sevenfold analysis of the self, whether the self is identical with the aggregates, whether the self is person is distinct from the aggregates, whether the self resides in the aggregates, whether the aggregates possess the self, whether it is the configuration of the aggregates, or whether it is the collection of the aggregates. So there's a sevenfold analysis. So when you apply the sevenfold analysis and search what exactly is this I that I'm referring to when I think of, that I'm thinking of, we will discover that it is unfindable. When subject to such critical analysis through a sevenfold mode of analysis, we don't find self beyond our constitutive elements that make up our existence. So in this way, even though the notion of self can lead to problem by attachment, grasping, and so on, but at the same time, the fact that we have a natural sense of self allows us an opportunity to use it in a constructive way by applying critical inquiry and wisdom, prajna, and discovering that there is no real basis for this strong attachment that we bring about. So in this way, the point is that
the teachings of the Buddha and the Dhamma teachings are not something external to our experience. The teachings are something that are relevant to our devotion to the Buddhas. The cultivation of compassion and wisdom remains applicable to all Buddhist practitioners for the ultimate realization of Nibbana. For your information, His Holiness will continue delivering the same teaching on Maha Satipatthana Suttas tomorrow, the same time, Indian time, from 8 to 9 a.m. We have many questions from monastic as well as laity to ask His Holiness. But due to time constraint, we can only take a few questions, and your understanding is very much appreciated. This is a gentle reminder for questioners. When you ask the question, please unmute the mic. And after questioning, remember to mute the mic back, but keep the video open. And we shall keep the room calm and peaceful and create a conducive learning atmosphere. We may now invite Venerable Maha Sokchai Kunivat from Thailand to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. May I pay respect to Your Holiness and good morning, all Dhamma friends. I would like to ask some question. The Buddha says Satipatthana is the direct way for purification of beings, for overcoming of sorrow and lamentation, for extinguishing of suffering and grief, for walking on the path of truth, and for realization of Nibbana. But in the present time, the new generation just need for overcoming trouble in their life. So how can we apply Maha Satipatthana Sutta to use in daily life, such as in situation of COVID-19? Thank you. 이렇게 해서 지금 강연들 채비 그들로 다디 주도 게 가져 이버들이 삼로서 고고 말봐 커두기 지 강연 채비 그들로 다지 강연 먹고지 미지소 나올 채되지 이니 미밀이야 지 콘도사야 서로 차돌라야 서로 나제지야 서로를 영대기도 와 다디도 또서 동人都 파다니 그다 디두세디 소스 아니 레지 왕기 요구여 왔다 레스야데 심뒤 모두고 타네 요구여 디리가 상로 망스 코레이나 아니 시 강에 체디 다는시 밀 주고 딱 레라베 탈 밀 주고 돼야 디디 패시 연구 말에 사디지 인도 가당 알아서 안돼 되지데 지 다산지게 처리야 딘딘 동네하고 대보 딘딘 꾸주하고 대보 딘딘 고보하고 대보 딘딘 람하고 대보 신이 den시송돼야 디디기 도시 den시 오는 대보 차와는 대보 차와 제부터 잡으라 대보사 대수체도 도 상도스 예배이나 에네 아주 강에 제주잖아요 지금 남상식 섬이야 공주사가 서로 지금 중요하고 서로 어디도 배치 매용을 해서 쉬우켜봐도. Your question is very true because in
for most people, you know, in their day-to-day life, when they encounter difficulties such as adverse situation, tragedy, and so on and so forth, very rarely people are able to, you know, create the space to actually understand what are the causes and conditions behind the situation. People tend to choose an easy path, which is to immediately blame others and latch on to whatever you know, conditions they think is responsible. And because many of the problems arise as part of our being in a society, our tendency would be immediately to blame someone else. And so here, there's a kind of for a lot of people, there's a natural tendency to immediately react and choose a shortcut and try to, you know, find someone to blame your problem at. So the through practices such as through the Satipatthana teachings, and more broadly, the teachings on the Four Noble Truths that the Buddha has given, it can really make a difference, because one of the things that the Buddha's teaching in these texts, scriptures tell us, is the importance of contemplation, to observe, to reflect, so that you don't immediately react in an impulsive way. So when you observe and contemplate in a deeper way, you really begin to see the causes and conditions that are part of it. So that's why, you know, for example, you know, one of the basic teachings of the Buddha is that to a large extent, our suffering and happiness is a function of our state of mind. And you know, to an extent, there's the karmic function of karma involved, but most importantly, our own suffering and happiness is determined by or influenced deeply by the state of mind we have. If we are able to create a more peaceful state of mind, it creates a space for joy and resilience and able to deal with difficult situations. But if our state of mind is disturbed and undisciplined, agitated, then it leads to more problem. So the state of mind, you know, the happiness and suffering to a large extent is a consequence and function of our state of mind. So by paying attention, you know, creating the space, it really makes a big difference. And here, the most important teachings for the Buddhist from this broader perspective is to cultivate an outlook that deeply takes into account the teachings of the Four Noble Truths. You know, the Buddha said, this is the truth of suffering. This is the truth of the origin of suffering. This is the truth of the cessation of suffering. And this is the truth of the path that leads to the cessation of suffering. So in this, there is the most important teaching is the teaching on cause and effects, and you know, encompassed in the Four Noble Truths. So when we are able to, you know, deeply reflect and integrate these teachings, then we will be able to create a sort of an outlook, a state of mind, and an approach where we will not react in a kind of a immediately reactive manner. And when we are encountering a suffering or a tragedy, we wouldn't respond as if we are shocked. That, you know, how can this happen to me, kind of thing. Saremo come se fossimo scioccati, come può essere successo a me, perché avremo una comprensione più profonda di questa situazione. E in questo modo credo che l'insegnamento di Buddha può veramente aiutarci a creare uno stato di resilienza che ci porta a gestire i problemi in un modo più costruttivo, per cui queste quattro nobili verità della sofferenza, dell'origine, della cessazione del sentiero, insegnate dal Buddha, se raggiungiamo una comprensione abbastanza profonda nel momento in cui affronteremo dei problemi, prenderemo in considerazione come questi problemi sorgono da cause, da condizioni esterne e interne, e non avverrà una reazione impulsiva di rifiuto. Per cui se non avessimo, nel momento in cui invece non abbiamo una comprensione profonda delle quattro nobili verità,
l'unica cosa, penseremo, ah sì, il Buddha ha detto così, però. Per cui invece la verità della sofferenza e dell'origine non sono state insegnate dal Buddha per deprimerci, ma per farci vedere la verità della cessazione, che è possibile eliminarlo tramite la pratica del sentiero, per cui è una modalità estremamente vasta e profonda. Per cui, per ripetere, se fossimo in grado di internalizzare bene gli insegnamenti delle quattro nobili verità, per esempio nel caso della situazione della pandemia, per la persona che è in grado di apprezzare il contesto del problema che sorge sulla base di cause e condizioni, non reagisce in un modo impulsivo o scioccato, comprendendo le cause esterne, le cause interne, e cercherà il sentiero che evita queste cause senza reagire emotivamente in un modo negativo, in modo da continuare a mantenere la propria pace interiore. Se d'altra parte la persona che non ha internalizzato questi insegnamenti delle quattro nobili verità, anche se chiediamo a questa persona di recitare i testi o il Satipatthana Sutta, quella persona, proprio perché la sua mente è agitata, non avrà nessun beneficio nell'ascolto di questi insegnamenti. Per cui credo che personalmente che questi insegnamenti incorporati nelle quattro nobili verità sono veramente profondi in un modo molto importante. Grazie. Oh, sorry, I forgot. And His Holiness was saying that, one of the beautiful things about teachings on Four Noble Truths is that although it begins with the truth of suffering, Santità, sì, questo l'ho già detto. Is the story of the problem, but it's not meant there for us to become discouraged and demoralized, because it's followed by the third noble truth, which is the truth of cessation. And then the truth of cessation shows us the possibility of a freedom, and that is a source of really great hope. And when we are able to understand that there is a possibility of cessation, then the interest arises in finding out what is the path that leads to the cessation. So the psychology behind the Four Noble Truths teaching is a beautiful one. Okay, so thank you, His Holiness. We now invite Venerable Dr. Grazie Santità, invitiamo Dr. Prama Somton Satachito della Thailandia a farti questa domanda. Good morning, Your Holiness. Buongiorno, Sua Santità In the Dharma. E amici di Dharma. Santità, come noi sappiamo, il buddismo ha varie tradizioni e l'enfasi è posta diversamente. Come possiamo integrare e interpretare il Maha Satipatthana per le persone moderne non religiose? Grazie. Sanjebe chebajigun gone ene samtana pe chundendegi ene La persona che veramente segue gli insegnamenti buddisti dei tre giri della ruota del Dharma, delle quattro nobili verità, delle mancanze dei segni dei fenomeni e il terzo, la mancanza dei segni della mente, e studia e apprende profondamente questi insegnamenti, il solo fatto che varie tradizioni indossano vestiti diversi o cappelli diversi, aderire, questo è la mia tradizione, questa è la tua tradizione, questo modo di approccio si perderà, perché se comprendi veramente l'insegnamento di Buddha, capirai che non c'è più
necessità di pensare alla mia tradizione, alla loro tradizione, anche nel contesto stesso della tradizione buddista. Per esempio, leggendo questo passaggio dal Maha Satipatthana Sutta, che parla di come i fenomeni sorgono da cause, condizioni, e la struttura delle quattro nobili verità, anche fatto dal punto di vista della causa e degli effetti, della sofferenza e della liberazione, è una sintesi veramente estremamente importante. Per cui certo, per ripetere le varie tradizioni incluse nel buddismo, sono varie tradizioni che parlano dei 3 giri della ruota del Dharma. Il primo, che sono le 4 nobili verità, il secondo giro è il Sutra della perfezione della saggezza, che parlano della vacuità estrinseca, intrinseca, e il terzo giro che è un po' una interpretazione del secondo giro della ruota del Dharma, per cui c'è una diversità di tradizioni nelle tradizioni buddiste, che però sono tutte sintetizzate nelle 4 nobili verità. Per cui se qualunque tradizione noi pratichiamo, se apprezziamo profondamente il significato profondo delle 4 nobili verità, saremo in grado di metterci in relazione agli altri praticanti buddisti senza distinguere le varie tradizioni dai vari. Sentiremo un'affinità fra tutti questi. And I keep saying that the Four Noble Truths teaching is the foundational and the main frame. Continuo a dire che il fondamento sono le 4 nobili verità. Per esempio, nel Maha Satipatthana Sutta, Buddha presenta una sintesi del sentiero dicendo: monaci, c'è un modo per purificare gli esseri senzienti, per superare la loro sofferenza, il loro stress, per eliminare il dolore e la sofferenza, per ottenere il nirvana. Per cui questo passaggio, che è proprio all'inizio del Satipatthana Sutra, sintetizza il significato di che cosa serve veramente il Dharma, qual è la sua pratica e qual è l'obiettivo che si prefigge. E le 4 nobili verità ci danno una mappa chiara sul fatto di come, dal punto di vista causa-effetto, sofferenza, origine, cessazione e sentiero, questi 2 componenti di ciascuno di cause e effetti abbracciano completamente l'interità, diciamo la totalità degli insegnamenti. Prossima domanda. Grazie. Sua Santità. Adesso invitiamo Venerabile Pramana Navin Anurat dalla Thailandia. Good morning. Buongiorno. The Lord of Buddha, the Dhamma, the Sangha. Respect to His Holiness and all Dhamma friends. Rispetto a Buddhadasa Sangha e a Sua Santità, vorrei chiedere a Sua Santità qual è la differenza fra il Maha Satipatthana Sutta nella tradizione Theravada e nella tradizione Mahayana. Grazie.
Allora ti dico sinceramente che non lo so. Non ho mai analizzato questo punto dell'insegnamento, per cui rimango grattandomi la cima del capo pensando non lo so. The Maha Satipatthana Sutta was originally not translated into Tibetan. I have not had the chance to read. Dal momento che appunto Sua Santità non ha mai letto questo sutta perché non è stato tradotto in tibetano all'inizio, per cui non sono stato in grado di fare questa comparazione. Okay. Now next. Thank you, His Holiness. We now invite Venerable Narangoda Paluwe Dhammadina Thero from Sri Lanka to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic. Questa è una domanda che viene da Sri Lanka. La domanda è che era un'abitudine recitare il Maha Satipatthana Sutra negli obitori di Sri Lanka, che non è più in pratica ora. Fino a che punto è giusto cercare di reintrodurre questa abitudine? Quando qualcuno muore, per esempio recitare questi sutra, ci sono i nomi del Buddha dentro, c'è anche contiene il Dharma, per cui solo questo è di beneficio di sicuro a coloro che sono nel bardo, che stanno entrando nel bardo. E anche le persone della famiglia di quella persona che è morta o gli amici eccetera, ascoltando queste parole anche loro avranno un beneficio nella loro mente, calmerà il loro dolore. As part of the funeral rite can be very beneficial. For example, in the Indo-Tibetan tradition, there is the concept of intermediate state, Andhra Bhavana. During the intermediate state, the deceased, there is a chance that when family members, the loved ones, are thinking about the deceased and dedicated to the deceased well-being, a sutta is cited. And especially a great sutra like the Maha Satipatthana Sutta, will contain a lot of references to the Blessed One, our teacher Buddha, as well as many precious words from the sacred scripture. So there is a chance and there is a likelihood that the deceased consciousness, which may be there before connecting with the rebirth, has a chance to hear. And then more immediately, it will give an opportunity for the grieving family to be able to find some peace, because the focus will be on listening to the chanting of the sutta and being able to even pay some attention in the moment of grief to teachings like the Satipatthana Sutta will have a real immediate impact of creating some peace and comfort for the grieving family as well. So I think it is really a good practice. Per cui la coscienza mentale non è prodotta dalla materia, ma come tutti gli altri fenomeni ha bisogno di condizioni, la cui la natura della mente, che è luminosità e cognitività,
necessita però la sua causa sostanziale che è simile, benché per cui quando una persona muore questa continuo della coscienza continua entra nello stato intermedio. È possibile anche che la persona nel bardo veda il suo corpo, il corpo della sua vita precedente e che senta anche le cose che dicono le persone attorno al suo cadavere, per cui se recitano gli insegnamenti di Buddha li sente. Per cui ci sono 4 stadi di esistenza: la nascita, la vita, la morte e lo stato intermedio, che è appunto lo stadio fra una vita e un'altra. In questi 4 stati di esistenza riflettono il fatto che appunto fondamentalmente il corpo e la coscienza sono 2 continui diversi che compongono la nostra esistenza. Però questi 2, benché compongano la nostra esistenza, sono fondamentalmente diversi. Per cui il corpo cessa ma non la coscienza, perché il continuo della coscienza è radicata nel continuo della sua causa sostanziale. Per cui è una delle, diciamo, asserzioni fondamentali, appunto, come la materia non può produrre la coscienza e viceversa, proprio perché hanno 2 cause sostanziali completamente diverse, benché siano connesse a livello fisico nel momento in cui siamo vivi, ma la mente profondamente, che in sanscrito chiamiamo manas, è indipendente dal corpo. Per cui quando la persona muore, anche se la coscienza nel corpo è cessata, prima di rinascere, quella coscienza è ancora presente nello stato intermedio, per cui recitando sutra, eccetera, ricordandosi della persona morta, è possibile che quella persona, la coscienza di quella persona morta possa ascoltare queste cose e che possa anche vedere il proprio corpo e these kind of practices as part of a funeral rite is actually very beneficial. Comunque queste pratiche funerarie sono di grandi benefici. Per esempio il corpo di sogno è simile al corpo dello stato intermedio, quando ci sono anche delle persone che naturalmente, a causa di forti impronte, hanno una forte consapevolezza del corpo del sogno diverso dal corpo fisico. Io ne conosco di queste persone e come questo corpo del sogno si separa dal corpo fisico e questo corpo riesce a vedere e capire che cosa succede nel mondo normale. Sono delle persone che conosco che mi hanno raccontato delle loro esperienze. Per cui in questo corpo del sogno si separa dal corpo fisico ed è simile a quello che è lo stato intermedio. And this phenomenon is what is referred to as the dream body. So there are a few individuals, it's not necessarily a consequence of some yogic high practice, advanced practice. For some individuals, it can happen naturally.
But there are instances where individuals are able to maintain awareness by adopting a dream body, and they have this unique phenomenological experience of being able to actually observe things around in a dream body, and then later report it. So, so what is happening in the intermediate state is somewhat similar to this phenomenon of a dream body. Per cui il corpo del sogno per alcuni naturalmente avviene che anche noi meditando è possibile generare il corpo del sogno consapevole. E infatti dico che il corpo di sogno, proprio perché gli altri non lo vedono, diventa il modo di spiare gli altri senza essere mai scoperti. But there are also practices which actually are called dream yoga, and dream yoga, through dream yoga, some advanced yogis can actually consciously assume dream body and then actually have the phenomenon, the experience of that phenomena. So because of this, and I do know one or two individuals who actually have that capacity. So, and sometimes I joke saying that if someone can have that ability to adopt dream body, then this could be a very powerful way of, becoming a spy, because people, other than oneself, others cannot observe that dream body. It's very subjective and internal. So the person can still, being able to travel around. So it's the best form of spy could be someone who has that capacity of assuming dream body. Now next. That's all enough. Prossima domanda. Ci sono altre 2 domande che rimangono per oggi. Thank you. His Holiness, we still remain Sua Santità. So we now invite Ci sono 2 domande che sono rimaste. Invitiamo Indur Ragare Vipassi Tero da Sri Lanka. Please unmute your mic, please. Dalai Lama Maha Swaminwahanse ඇතුළු සම්භාවනීය මහා සංඝරත්නයෙන් මගේ ප්‍රශ්නය තමයි ආනාපාන සති භාවනාව සම්පූර්ණ. La domanda è come contribuisce Anapana al completamento del Sattara Satipatthana, ovvero sia il completamento della pratica della concentrazione sul respiro, come contribuisce al completamento delle 4 consapevolezze. Nei testi ci sono le 4 consapevolezze in generale del corpo, della mente, delle sensazioni, dei fenomeni. In queste c'è anche la pratica della consapevolezza del respiro. Quando la pratica delle 4 consapevolezza diventa sempre più profonda, specialmente quello della mente, per cui è solamente questione di pratica e raffinamento della pratica. Is a very well-known teaching where the cultivation of mindfulness is applied to 4 specific objects. These are body, feeling, mind. Per cui le 4 consapevolezze del corpo, delle sensazioni, della mente e degli oggetti, dei fenomeni che racchiudono
la comprensione delle 4 consapevolezze. La pratica del respiro è una di queste, per cui c'è una progressione fra queste 4 consapevolezze nella pratica. Dal punto di vista della pratica, più si approfondisce l'abilità di dimorare in un modo consapevole, cominciando dalla consapevolezza del corpo, specialmente prendendo il terzo oggetto della mente, allora la persona sarà in grado di ottenere una abilità della mente fino a ottenere anche delle pratiche yogiche come lo yoga del sogno, eccetera. Benché non sia spiegato nei sutta, nei tantra si parlano di tanti livelli di profondità della mente, più o meno sottili, e le 3 assorbimenti finali prima della chiara luce della morte, che viene solo dalla morte, sono similmente rappresentati anche nel momento in cui andiamo a dormire. Avvengono delle esperienze simili a questi. But it is in the Vajrayana teachings we see more detailed and explicit explanations about the different levels of subtlety of mind and subtlety of consciousness. And this is, in this context, we also speak of the consciousness during the waking state, consciousness during the sleeping state, dream states, and so on. Progressively, the sleeping state is subtler than the waking state, and dreaming state is subtler than the waking state, and deep sleep state is subtler than the dreaming state. So, and in this context, there is a reference to a pure luminosity, luminous nature of the mind, and the subtlemost luminous state arises at the point of death. So there are specific techniques and practices in the Vajrayana teachings where yogi cultivates to attain these deeper states of consciousness and deliberately cultivate this luminous or clear-light state of mind. Nei testi del Tantra è molto chiaro, sono queste diverse dissoluzioni che avvengono prima, per cui i 4 elementi che si dissolvono fino ad arrivare alle 4 vacuità finali e che vengono accompagnati da vari segni come il miraggio, il fumo, le scintille, eccetera, in cui in seguito, quando le coscienze grossolane sono dissolte, si sta approcciando alla chiara luce primordiale della morte. Ci sono le ultime 3 assorbimenti finali della luminosità, dell'apparenza rossa e quella nera, che sono appunto queste 3 assorbimenti finali che avvengono in un modo simile anche quando andiamo a dormire, come ha riferito Sua Santità appena prima, per cui ci si può addestrare anche da quel punto di vista. Se la persona si familiarizza durante la sua vita in questi vari assorbimenti, sarà in grado di riconoscere questi al momento della morte, e il miglior modo di essere capaci di fare questo avviene addestrandosi nel momento in cui andiamo a dormire a riconoscere le varie dissoluzioni che avvengono, appunto, come ho detto, in un modo simile a quelle che poi avvengono nel momento in cui si muore. Earth, water, fire, wind. And then finally the wind dissolves into consciousness, and consciousness into space. And the last stage of the dissolution, so each of these stages of dissolution are correlated with external and internal signs that the person will experience.
especially the final stage of dissolution where consciousness dissolves into space, there are furthermore 4 stages referred to as the appearance, increased appearance, attainment, and clear light. So we are progressively now dissolving into subtler states and so on. So the final stage is the clear light of death. So, and this is what the yogi is training. And of course, all of us will one day have to go, and we will be confronted with the experience of death. So for the yogi, the opportunity is to cultivate awareness so that when the person yogi is going through the different stages of dissolution, one is able to recognize, now I'm at this stage, now I'm at this stage. And to be able to maintain awareness in the naturally occurring dissolution processes, what is needed is to train ourselves. And the dream yoga is a way of training. And part of that in our training involves, first of all, being able to cultivate lucid dreaming so that you recognize dream as dreams. And so the dream yoga, dream stage, provides us an opportunity to cultivate that kind of recognition of the different levels of subtlety of consciousness. Next. Thank you, His Holiness. Grazie, Sua Santità. Questa è l'ultima domanda. Invitiamo Brother Buddhi dall'Indonesia. Thank you so much for the chance. I respect to His Holiness. Grazie, Sua Santità, rispetto a Sua Santità e a tutti i venerabili. Sono stato molto contento di ascoltare a questa spiegazione. Ho una domanda: qual è il modo migliore per allenare il Satipatthana nella nostra vita quotidiana come monaci e membri del Sangha? Come è meglio praticare le 4? Per cui, pensando io sono un monaco, questo ricordo deve avvenire anche con costanza, anche durante il sogno. Quando questo è presente intensamente, è di beneficio a non cadere in errori rispetto ai propri voti, per cui non solo quando siamo svegli, ma anche quando dormiamo. E allora ecco che questa consapevolezza verrà anche quando siamo nel bardo, anche se il corpo che viene chiamato monaco è già morto, ma la consapevolezza di essere stato monaco sorgerà. Practice is to really constantly cultivate the mindful awareness of the thought that I'm a bhikshu, I'm a monk. And this awareness, this mindful awareness of yourself as a bhikshu and your strong identification with that is really helpful, so that not only during the waking moments of your life, that mindfulness of yourself as a bhikshu will serve as the broader context in which you engage in your everyday activity, but you should cultivate to a point where even in your dream, when you are dreaming something tempting, the thought mindfulness will arise. No, I'm a monk. I'm a bhikshu. So if you are able to really cultivate your awareness and mindfulness of yourself as a bhikshu at that level, that will really help bringing mindfulness into many aspects of your everyday life. And then His Holiness was saying that if that awareness is very strong, one may even be able to bring it into the intermediate state as well, even though there is no physical body. So in a technical sense, you're not a bhikshu anymore, but still that awareness that I'm a monk will be a powerful one. 소다기 배나 년세 나라니 아니 셀 레버 템보 아니 후 가자 어제니 셀 때 박스다 제가 하던 뒤에 나라 지
4년 지금 좀도 거두이네 지금도 전시대야지 송구도가 어떤지 들으셔. Nel virtù della liberazione individuale, negli insegnamenti del Vinaya si parla dei vari momenti in cui portare avanti la propria consapevolezza. Che vuol dire mantenere costantemente il livello della consapevolezza. Per esempio, nei precetti del monaco, alcuni di questi secondari sono in relazione al nostro comportamento quotidiano, quando andiamo a dormire, quando camminiamo, mangiamo o ci riposiamo, senza andare nel dettaglio specifico. Il punto è che questi precetti suggeriscono di mantenere una consapevolezza chiara attraverso durante le nostre attività, come dormire, camminare, mangiare e riposarsi. Per cui queste 4 attività principali vengono utilizzate per sviluppare consapevolezza e metaconsapevolezza o attenzione. A secondary level of meta-awareness so that you are able to monitor your own behavior. So this combination Per monitorare il proprio comportamento, per cui questa combinazione di memoria o consapevolezza e attenzione o metaconsapevolezza va portato in tutti i nostri comportamenti quotidiani, e questo sottolinea il fatto della necessità di avere nella pratica monastica così tanti dettagli di voti e di precetti. Per cui consapevolezza e attenzione sono estremamente importanti nella nostra vita quotidiana. Quindi vi ringrazio adesso. His Holiness, we have come to an end of our day 1 teaching program. Santità, abbiamo finito il nostro primo giorno di insegnamenti. Veramente abbiamo avuto un giorno estremamente fruttifero e utile ascoltando i tuoi insegnamenti e essere associati a un grande maestro e questi lignaggi e traduzioni e tradizioni. E Santità ci ha mostrato nella sua modo di vita stesso un modo esemplare di condurre la propria vita, per cui giungendo le mani esprimiamo il nostro apprezzamento e prostriamoci a Sua Santità dicendo Sadhu, Sadhu, Sadhu. Ci vediamo domani allo stesso momento. Possono tutti gli esseri essere felici e contenti. Sadhu, sadhu. Sadhu. Thank you. Tomorrow. Thank you very much. Thank you. Thank you. Grazie. Bene, vi saluto adesso. Grazie a tutti.